Sì, ma abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto ancora una volta noi. Juventus 2, Inter 4. Abbiamo vinto. Che sofferenza ancora una volta. Che sofferenza ancora una volta, ma ancora una volta li abbiamo purgati noi. E dopo la Supercoppa portiamo a casa anche la Coppa Italia. Una grande vittoria. Abbiamo segnato un'altra pagina di storia perché i trofei contano. Sarà solo la Coppa Italia, dicevano tanti, ma queste sono pagine di storia che rimarranno e che rimangono. Abbiamo scritto un'altra pagina della storia nerazzurra nella stagione in cui dovevamo finire tutto, dove secondo molti all'inizio stagione eravamo fuori da tutto, dovevamo fallire, dovevamo arrivare lontani da ogni cosa. Invece abbiamo vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus, abbiamo vinto la Coppa Italia contro la Juventus, li abbiamo lasciati a 0 titoli, abbiamo chiuso una stagione con 3 vittorie ed un pareggio contro questa Juve, cosa che non so a memoria, non ricordo molto di frequente. Ottava Coppa Italia della storia nerazzurra. Aggiorniamo l'albo d'oro, mettiamo un altro titolo in questo momento nella bacheca. Vediamo delle immagini bellissime con Skriniar che porta tutti a raccolta sotto la curva nord, uno spettacolo nerazzurro all'Olimpico. Simo, adesso parliamo anche della partita, ma c'è spazio solo per tanto e tantissimo godimento in questo momento. Stasera ragazzi concedetecelo, solo godimento, la partita si stava anche mettendo male, quindi in pochi forse ci saremmo aspettati in quel momento un epilogo simile. Che dire, adesso vediamo come va a finire il campionato, dove sicuramente non siamo i favoriti, però questa è una grandissima soddisfazione, perché poi il cammino è stato difficile contro la Roma, contro il Milan, contro l'Empoli, abbiamo fatto un'altra rimonta e abbiamo messo proprio il timbro su sta coppa anche con il quarto gol. Poi so che andrai sui singoli, ma permettimi, lode al semidio Ivan Perisic, veramente, una roba che non ci sono più create nuove parole per poter descrivere Ivan Perisic, perché quelle che esistono già le abbiamo già usate tutte. Veramente impressionante. Parliamo un po' della partita, Simo, poi ci sarà ampio spazio per il godimento in queste ore, in questi giorni sicuramente, perché ce lo siamo meritati e ci meritiamo di goderci questa vittoria. Senza tanti discorsi, senza tante altre considerazioni, adesso dobbiamo goderci questa grande vittoria in una partita in cui l'Inter parte bene, parte forte, nei primi minuti ha fatto tutto quello che volevamo vedere dalla nostra Inter. Controllo della gara, una squadra molto propositiva, Inter all'attacco, che trova un grande gol finalmente, trovando anche il coraggio di andare al tiro da fuori. Grande gol di Nicolò Barella che sblocca la partita come avevamo previsto all'inizio durante la nostra lunghissima maratona. Siamo live dalle 17 per seguire questa partita. Avevamo pronosticato con la nostra chat che avrebbe sbloccato la partita Nicolò Barella nel primo tempo e così è stato. Poi però siamo rimasti un po' delusi dall'atteggiamento forse un po' troppo remissivo dell'Inter. Forse abbiamo rivisto alcune delle pecche che abbiamo visto all'interno della stagione dell'Inter, cioè probabilmente quest'Inter per vincere deve andare a 100 all'ora e deve andare al massimo. Anche contro la Juventus, appena è abbassato il ritmo un attimino, siamo andati in difficoltà. La Juventus dopo il nostro gol ha preso il sopravvento e poi abbiamo avuto quei 3 minuti di blackout nel secondo tempo che hanno portato la Juventus al vantaggio per 2-1 con il gol di Alexandro, forse una complicità di Andanovic che prima era stato miracoloso invece per tenerci in vantaggio 1-0 sul tiro di Dybala, e poi una rete anche un po' fortunosa di Vlahovic scattato sul filo del fuorigioco, poi una serie di rimpalli ed è riuscito a metterla in porta. Da lì però l'Inter si è scossa e a differenza del derby di campionato dove eravamo invece usciti dalla partita, ci siamo scossi, ci siamo ritirati in avanti, ci abbiamo messo più foga, più cattiveria agonistica, più voglia di vincerla, e quando siamo tornati all'attacco, Simo, io ho rivisto un Inter migliore di questa Juventus. Quando subito dopo, anche nonostante lo svantaggio, quando li abbiamo messi sotto, comunque abbiamo fatto meglio noi e abbiamo rischiato, anche Vlahovic ha rischiato di fare un altro gol, ma poi siamo stati premiati perché con l'atteggiamento propositivo Lautaro Martinez, che fino a quel punto era stato, l'ho visto poco sinceramente stasera, si è conquistato un calcio di rigore molto importante, trasformato da Cialanoglu in maniera impeccabile, clamorosa, un calcio di rigore sotto l'incrocio, e poi nei tempi supplementari un calcio di rigore conquistato da De Vrij, partita monumentale secondo me stasera di De Vrij, che ha annullato Vlahovic, al di là del gol dove secondo me non ci sono responsabilità di Stefan, trasformato da Perisic col destro implacabile, e poi la doppietta personale di Perisic che mette in ghiaccio questo trofeo. Non so Simo se tu hai avuto qualche altro spunto su questa partita. No, guarda, aggiungo solo che alla fine i due correttivi migliori sono stati
inserire Correa, Di Marco e togliere Dzeko e D'Ambrosio. Non tanto perché Dzeko e D'Ambrosio in sé non siano buoni giocatori, ci mancherebbe altro, però è stato abbastanza evidente che con l'ingresso di Correa, che tende ad allargarsi sulla sinistra, e Di Marco, che è un fiume in piena sulla sua corsia, e l'Inter sulla sinistra ha iniziato a macinare, ha creato il solco. E io allora dirò una cosa molto molto forte, ma questo Di Marco mi sta piacendo ancora più di Bastoni, che al tempo, nella prima metà di stagione, quando le giocava tutte, ritenevo essere uno dei giocatori più positivi dell'Inter. Ma questo Di Marco è veramente un giocatore sorprendente in senso iper positivo. Poi ha dei limiti in difesa, questo è chiaro, però l'evidenza di come cambi l'Inter quando c'è lui e quando non c'è lui, a me sembra palese. Quindi Sì. applausi a Federico, che è pure interista, quindi gli voglio un mare di bene. È entrato benissimo in partita, è stato una delle chiavi sicuramente dell'assalto finale che ha portato l'Inter alla rimonta e alla vittoria di questo trofeo. Abbiamo sottolineato anche le prestazioni dei singoli. Simo, io butto lì alcune considerazioni sparse. Dopo 6 ore e 45 minuti di diretta è difficile essere anche lucidissimi. Ma innanzitutto i rigori, sia benedetto il VAR, lo ribadisco per l'ennesima volta anche oggi, perché senza il VAR oggi avremmo rivissuto un altro clamoroso episodio come quello di Giuliano Ronaldo. Io ho avuto proprio quel flash lì immediatamente quando ho visto l'arbitro non assegnare quel calcio di rigore su De Vrij, che veramente era clamoroso. Quindi sia benedetto il VAR, perché senza VAR oggi veramente saremmo stati spettatori di un altro furto epico. A proposito di epico e di storia, ci spottevano per il 5 maggio, poi nel 5 maggio abbiamo vinto la Coppa Italia che ha dato il via al triplete, ci spottevano per l'11 maggio, l'11 maggio abbiamo vinto un'altra Coppa Italia che ha un peso molto molto importante. Simo, io non ho molto altro da dire, sono veramente contentissimo perché ad inizio stagione avevamo fissato un po' degli obiettivi, dicevamo. È chiaro che lasciare lo scudetto al Milan un po' ti ridimensiona inevitabilmente il successo in Coppa Italia, però fino ad ora siamo perfettamente in linea e forse siamo anche un passettino più avanti rispetto a quello che ci aspettavamo ad inizio stagione. Io non vorrei che questa Coppa Italia venisse troppo ridimensionata, perché comunque abbiamo fatto un grande cammino quest'anno, al di là di tante problematiche, di tante difficoltà che abbiamo avuto. Avremo un grandissimo rammarico se sarà il Milan a vincere lo scudetto, perché forse lo abbiamo buttato via un po' noi, però Supercoppa portata a casa, ottavi di finale di Champions affrontati nella maniera migliore contro un grande avversario che si contenderà la possibilità di vincere il trofeo. E lo scudetto siamo ancora in corsa, Coppa Italia portata a casa come prima stagione. Anche Inzaghi con i suoi limiti si sta dimostrando tra l'altro bestia nera ormai. Allegri tra l'altro impazzito in panchina, non può più vedere sicuramente Inzaghi perché è veramente la sua bestia nera. Stiamo facendo bene, io oggi sono contentissimo per questa vittoria, davvero contentissimo. Sì, assolutamente. Inzaghi vince la terza finale su 4 contro Allegri quando c'era in palio un trofeo, giocando di fatto la metà di queste con squadre meno forti, perché la sua Lazio era ovviamente meno forte della sua Juve di allora, e quindi questo dimostra che questo allenatore è bravo, è bravo, è bravo, è bravo. Avrà i limiti come li ha come tutte le persone del mondo hanno i loro limiti, ma in questo momento, per le potenzialità che ha l'Inter a livello tecnico, a livello economico, eccetera, meglio di Simone Inzaghi c'è veramente pochissimo, altrimenti, come diciamo sempre, invitiamo a fare dei nomi che siano sostenibili economicamente e che garantiscono i risultati migliori di Inzaghi. L'ultima cosa, se mi permetti, lo dirò in ogni video, in ogni diretta: rinnovate Ivan Perisic. Rinnovate Ivan Perisic, fategli mettere la cifra e rinnovate Ivan Perisic, punto e a capo. Occhio Simo, perché intanto Perisic ha sganciato qualche bomba nelle dichiarazioni post partita e ne parleremo a parte fuori da questa clip. Chiudo solo dicendo che dopo 10 anni senza trofei, portare a casa il secondo trofeo in una stagione e il terzo trofeo nel giro di un anno solare è veramente qualcosa di importantissimo e non deve essere assolutamente sottovalutato. Vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Se ci avete seguito fino a questo punto della clip, fatecelo sapere nei commenti con un bel pollice alzato, l'emoji del pollice alzato. Vi ricordo www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community di interisti e per sostenere il nostro progetto.